Benvenuto all'episodio 3 di Quiz Patente B. Affrontiamo 30 nuove domande con spiegazioni chiare. Domanda, risposta corretta, motivazione. Prendi carta e penna, metti in pausa quando serve. Pronto? Iniziamo con la domanda 1. Il segnale raffigurato preannuncia la distanza dal prossimo segnale di stop. Falso. Il segnale in figura è il preavviso di dare precedenza. Indica che, alla distanza scritta sul pannello, 320 metri, si trova un incrocio dove è presente il segnale dare precedenza e dove dovremo rallentare ed essere pronti a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada principale. Non preannuncia quindi la distanza dal prossimo segnale di stop, ma la distanza dall'incrocio in cui dobbiamo dare precedenza. Il delineatore raffigurato divide la carreggiata in corsie. Falso. Il delineatore raffigurato è un segnale complementare posto di solito ai lati delle gallerie a senso unico o lungo strade di montagna soggette a innevamento, per rendere più visibili i bordi della carreggiata, soprattutto di notte o con neve e nebbia. Non serve a dividere la carreggiata in corsie. Quella funzione è svolta dalla segnaletica orizzontale dipinta sull'asfalto, come strisce longitudinali continue o discontinue. La doppia striscia continua in figura indica che si può viaggiare per file parallele. Falso. La doppia striscia continua è una segnalazione orizzontale che divide i sensi di marcia e vieta di oltrepassare le linee salvo casi particolari, ad esempio ingresso in un passo carrabile. Non indica affatto che si può viaggiare per file parallele. Al contrario, segnala un tratto dove i due sensi di circolazione sono separati rigidamente e non si deve invadere la corsia opposta, né durante il sorpasso né per altre manovre. Nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo A passa dopo il veicolo C. Vero. Nell'incrocio rappresentato in figura l'ordine di passaggio è prima il veicolo C, poi il veicolo A, infine il veicolo P. Il veicolo C passa per primo perché ha la destra libera. Dopo il suo transito anche il veicolo A si trova con la destra libera e può passare. Per questo il veicolo A passa effettivamente dopo il veicolo C. In presenza del segnale raffigurato è necessario regolare la velocità in relazione alla visibilità e al raggio delle curve. Vero. Il cartello indica una doppia curva pericolosa, la prima a sinistra. In questo tratto la strada non è rettilinea e la visibilità è limitata. Per affrontare in sicurezza le curve è necessario regolare la velocità in base a quanto si vede avanti e a quanto le curve sono strette, così da mantenere il controllo del veicolo ed evitare sbandamenti o uscite di strada. La forza aderente, se eccessiva, comporta il surriscaldamento dei freni. Falso. La forza aderente è la forza di aderenza fra pneumatico e asfalto e serve a impedire lo slittamento e a mantenere il veicolo in traiettoria. Anche se è molto elevata, non provoca il surriscaldamento dei freni. Il surriscaldamento dei freni dipende invece dall'uso prolungato e ripetuto del pedale del freno, per esempio in lunghe discese affrontate frenando continuamente. In questo caso l'attrito nei freni genera calore e ne riduce l'efficacia. I segnali luminosi in figura sono semafori per i veicoli su rotaie, tram, treni. Falso. I segnali luminosi della figura sono semafori di corsia, che regolano i veicoli sulla carreggiata nella direzione indicata dalle frecce. Non sono semafori per veicoli su rotaie, quindi non valgono per tram o treni. La sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici è consentita, nei centri abitati, dalle ore 22 alle ore 8. Falso. La sosta nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici è in generale vietata ai veicoli che non fanno parte del servizio pubblico, sia di giorno sia di notte.
salvo diversa segnaletica che lo permetta espressamente. Queste corsie devono rimanere libere per garantire il transito regolare di autobus e altri mezzi pubblici e non possono essere usate come parcheggio neppure nella fascia oraria indicata dalla domanda. Se si percorre una lunga discesa con il cambio in folle e a motore spento, conviene estrarre la chiave di accensione del veicolo. Falso. Non bisogna mai estrarre la chiave di accensione mentre il veicolo è in movimento. Togliendo la chiave può inserirsi il blocca sterzo, si perde l'aiuto del servosterzo e del servofreno e diventa molto più difficile guidare e frenare. In una lunga discesa, questo aumenta molto il rischio di perdere il controllo del veicolo e causare incidenti. Il pannello raffigurato deve essere retroriflettente. Vero. È vero perché si tratta del pannello per carichi sporgenti. Deve essere realizzato in materiale retroriflettente per essere ben visibile anche di notte o in condizioni di scarsa visibilità. Questo permette agli altri conducenti di accorgersi subito del carico sporgente nella parte posteriore del veicolo e di aumentare la prudenza. Il segnale raffigurato è posto a 320 metri dal segnale dare precedenza. Falso. Il segnale con pannello stop 320 metri è un preavviso di fermarsi e dare precedenza. Indica che, a 320 metri dal punto in cui è posto il segnale, si troverà il segnale di stop con l'obbligo di fermarsi e dare precedenza all'incrocio. Non significa che questo cartello sia a 320 metri da un altro segnale dare precedenza, ma che dopo 320 metri ci sarà il punto in cui dobbiamo fermarci. Il sorpasso è consentito in caso di scarsa visibilità purché si lampeggi durante la manovra. Falso. In caso di scarsa visibilità, nebbia, pioggia intensa, foschia, fumo, il sorpasso è in genere vietato. Il problema principale è che non si vedono bene la strada davanti, gli ostacoli e i veicoli che possono arrivare dal senso opposto, quindi aumenta molto il rischio di incidente frontale. Lampeggiare con i fari non elimina questo pericolo. I lampeggi servono solo a segnalare la manovra, ma non rendono il sorpasso sicuro quando non si vede a sufficienza. Sulla distanza di sicurezza influisce la concentrazione del conducente. Vero. La distanza di sicurezza dipende anche dalla attenzione e dalla concentrazione del conducente. Un conducente distratto o poco concentrato ha un tempo di reazione più lungo e impiega più tempo prima di iniziare a frenare, quindi avrebbe bisogno di una distanza maggiore dal veicolo che precede per fermarsi in tempo ed evitare il tamponamento. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada è una convenzione facoltativa. Falso. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada non è una convenzione facoltativa, ma un fondo obbligatorio istituito per legge. Serve a risarcire i danni alle persone provocati da veicoli non identificati o non coperti da assicurazione e viene finanziato con una quota obbligatoria sui premi delle polizze RC auto. Non è quindi una scelta del singolo assicurato aderire o meno. Il segnale raffigurato preannuncia un viale pedonale. Falso. Il segnale triangolare, con bordo rosso e simbolo del pedone, che attraversa sulle strisce, è un segnale di pericolo che preannuncia un attraversamento pedonale, non un viale pedonale. Indica che più avanti c'è un attraversamento pedonale sulla carreggiata e il conducente deve rallentare ed essere pronto a dare la precedenza ai pedoni. Il viale pedonale è invece una zona riservata solo ai pedoni, indicata da altri segnali. Le cinture di sicurezza hanno lo scopo di limitare i danni al conducente e ai passeggeri in caso di incidente stradale. Vero. Le cinture di sicurezza servono a trattenere il corpo sul sedile in caso di urto o frenata brusca.
In questo modo riducono il rischio di essere sbalzati in avanti, di urtare il volante, il cruscotto o il parabrezza e di essere proiettati fuori dall'abitacolo. Per questo devono essere sempre allacciate da conducente e passeggeri anche per tragitti brevi e a bassa velocità. L'inquinamento dell'aria prodotto dai veicoli a motore può essere ridotto scegliendo veicoli con alimentazione elettrica a metano o GPL. Vero. I veicoli elettrici non producono gas di scarico, mentre i veicoli a metano o GPL emettono meno sostanze inquinanti rispetto a benzina e gasolio. Scegliere questi tipi di alimentazione contribuisce a ridurre l'inquinamento dell'aria, lo smog e gli effetti negativi su ambiente e salute. Fuori dei centri abitati, i conducenti devono spegnere i proiettori di profondità procedendo con quelli anabbaglianti quando stanno per incrociare altri veicoli. Vero. Fuori dai centri abitati, quando si sta per incrociare altri veicoli, è obbligatorio spegnere i proiettori di profondità, i cosiddetti abbaglianti, e continuare con i proiettori anabbaglianti. In questo modo si evita di abbagliare chi arriva in senso opposto e si mantiene una buona visibilità per tutti i conducenti. Il segnale raffigurato indica che è obbligatorio passare a destra dell'ostacolo. Falso. Il cartello in figura è un preavviso di direzione obbligatoria a destra. Questo segnale preannuncia un incrocio dove sarà obbligatorio svoltare a destra e dove non è consentito proseguire diritto o girare a sinistra. Non riguarda quindi il passaggio accanto a un ostacolo sulla carreggiata, ma solo la direzione di marcia da seguire al prossimo incrocio. È obbligatorio viaggiare per fil parallele sulle carreggiate a 3 corsie per senso di marcia, come quella in figura. Falso. Sulla strada a 3 corsie per senso di marcia non è obbligatorio viaggiare per file parallele. La marcia per file parallele è solo consentita in particolari condizioni, ad esempio in caso di traffico intenso o quando è autorizzata dagli agenti del traffico. In condizioni normali, ogni veicolo deve usare la corsia più libera a destra, mentre le corsie di centro e sinistra sono, di norma, riservate al sorpasso. Quando il conducente ha esaurito la sua dotazione di punti sulla patente, deve sottoporsi a revisione della stessa. Vero. Quando il conducente ha esaurito tutti i punti sulla patente, la motorizzazione dispone la revisione della patente. Ciò significa che il conducente deve rifare gli esami di idoneità, in genere una prova teorica e una prova pratica, per dimostrare di avere ancora i requisiti per guidare. Se non si presenta all'esame o non lo supera, la patente può essere sospesa o revocata. Il segnale raffigurato può essere munito di pannello integrativo con un diverso valore della massa ammessa al transito. Vero. Il segnale di divieto di transito agli autocarri che superano 3,5 tonnellate può essere completato con un pannello integrativo che indica un valore diverso di massa, più basso o più alto, ammessa al transito. In pratica il simbolo resta lo stesso, ma il pannello specifica quale massa massima possono avere gli autocarri che entrano in quella strada. La strada può essere a doppio senso di circolazione. Vero. È vero perché la strada è un'area aperta alla circolazione di veicoli, pedoni e animali e può funzionare sia a senso unico sia a doppio senso di circolazione. Nelle strade a doppio senso, i veicoli circolano in 2 direzioni opposte sulla stessa sede stradale. Se un ferito della strada ha riportato delle ustioni al busto, conviene coprirle con materiale pulito, possibilmente sterile. Vero. In caso di ustioni al busto, è corretto coprire delicatamente la zona con garze o teli puliti, meglio se sterili. Questo aiuta a proteggere la pelle bruciata, riduce il rischio di infezioni e limita i danni ulteriori fino all'arrivo dei soccorsi.
Non bisogna staccare i vestiti attaccati alla pelle e non bisogna applicare creme o alcol sulle ustioni. Il segnale raffigurato indica che per raggiungere Bologna bisogna proseguire diritto. Vero. Il cartello verde in figura è un preavviso di diramazione autostradale. Indica che, per raggiungere Bologna, il conducente deve continuare diritto lungo l'autostrada, mentre un'altra freccia indica la deviazione per Linate. Quindi è vero che, per andare a Bologna, bisogna proseguire diritto. Il segnale raffigurato indica il divieto di svoltare a destra. Falso. Il segnale rotondo blu con freccia bianca verso destra è un segnale di obbligo, non di divieto. Indica direzione obbligatoria a destra, cioè che è obbligatorio svoltare a destra e non è consentito proseguire diritto o girare a sinistra. I segnali di divieto sono invece in genere rotondi con bordo rosso e simbolo nero. Il segnale raffigurato vieta la sosta dalle ore 17 alle 20. Vero. Il segnale indica una regolazione flessibile della sosta. La sosta è vietata nelle fasce orarie dalle 7 alle 9 e dalle 17 alle 20, mentre è consentita nelle altre ore indicate, dalle 9 alle 17 e dalle 20 alle 7. In queste ore di divieto non si può lasciare il veicolo in sosta, ma la fermata è comunque permessa. Il segnale raffigurato indica una strada chiusa. Falso. Il pannello in figura è il pannello integrativo di segni orizzontali in rifacimento. Indica che sulla carreggiata la segnaletica orizzontale è mancante o in fase di rifacimento e che sono in corso lavori per ridipingerla. Non significa che la strada sia chiusa al traffico. Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo A deve attendere il transito del veicolo O. Vero. Nell'incrocio di figura è presente un tram, veicolo T, che ha precedenza sugli altri veicoli. L'ordine corretto di passaggio è prima il veicolo T, poi il veicolo O, infine il veicolo A. Per questo il veicolo A deve effettivamente aspettare il transito del veicolo O prima di impegnare l'incrocio. In caso di pioggia occorre procedere, di norma, con il pedale della frizione abbassato. Falso. È falso perché anche con la pioggia si deve procedere con la marcia inserita e il pedale della frizione normalmente rilasciato. Tenere la frizione abbassata riduce il controllo del veicolo, può diminuire l'aderenza e allungare gli spazi di frenata. In caso di pioggia è corretto invece ridurre la velocità, aumentare la distanza di sicurezza e manovrare lo sterzo con prudenza. Bravo, abbiamo finito l'episodio 3. Usa i capitoli per rivedere le domande che hai sbagliato e riprovale. Domani rifai il test. Ripetere aiuta a ricordare. Se il video ti è stato utile, metti mi piace e iscriviti per l'episodio 4. Scrivi nei commenti quale tema vuoi vedere. Segnali, precedenze, limiti o distanza di sicurezza. Tutti i video si trovano nel link della playlist nella sezione commenti. A presto!